A sto giro la tua mommy ti consiglia di imparare a assimilare per bene questo punto di lavorazione all'uncinetto per realizzare qualcosa di semplice e veloce, ma davvero d'effetto. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet, io sono Simona e quest'oggi vi mostrerò un classico punto di lavorazione all'uncinetto che tutti noi conosciamo, anche tu che sei alle prime armi, il punto granny all'uncinetto, ma lavorato in maniera diversa. Eh sì, hai sentito proprio bene, lo lavoreremo a zig zag. Non ti preoccupare, non è nulla di complicato, poi ci sarò io che passo passo ti guiderò alla lavorazione di questo punto molto semplice ma ad effetto. Ti indicherò anche il multiplo di lavorazione corretto da eseguire. In questo modo tu potrai anche realizzarci non solo capi di abbigliamento, ma anche accessori come sciarpe, cappelli, oppure delle coperte, copertine, ma anche borse all'uncinetto, perché no? Comunque io quest'oggi ho pensato bene di mandarvi online questo tutorial. Nel frattempo voi imparate, assimilate bene il punto di lavorazione, magari fate anche qualche campioncino utilizzando anche degli avanzi di filato che avete a disposizione e io nel frattempo continuo il progetto a cui sto lavorando, perché ancora non è terminato, work in progress. Però nel frattempo che voi imparate il punto, io lo porto avanti e prossima settimana, non vi faccio aspettare troppo, ci sarà il progetto che ho realizzato io seguendo questo punto di lavorazione. Comunque andiamo ai materiali. Cosa bisogna utilizzare? Dipende dalla stagione, puoi utilizzare o della lana o del cotone. Io in questo caso ho impiegato del cotone e questo punto di lavorazione granny a zig zag si presta molto bene per essere lavorato con avanzi di filato che uno ha a disposizione. Tutti siamo pieni di avanzi, quindi se hai degli avanzi puoi benissimo utilizzare quelli, mischi un po' i colori perché così davvero uscirà fuori un qualcosa di unico e super colorato. Oppure se non hai il materiale a disposizione e devi acquistarlo, io chiaramente ti consiglio di acquistarlo su momiscrochet.it, sul mio shop online, dove trovi appunto disponibili questi gomitoli di cotone, quelli che ho impiegato io. Uncinetto di lavorazione a sto giro 3,5. Questo è tutto, credo di non aver dimenticato altro. Io passerei direttamente al tutorial di oggi. Sigla! Per lavorare il punto granny a zig zag bisogna tenere in considerazione il multiplo di lavorazione che è 25 più 1, quindi per raggiungere i tuoi centimetri ripeterai tante volte 25, 25, 25 finché non raggiungi i centimetri, come nel mio caso che ho raggiunto 42 centimetri. Non appena raggiungi quei centimetri aggiungi un'ulteriore catenella. Quante catenelle ho avviato io per arrivare a 42-43 centimetri? Ne ho avviate 100 catenelle più una, quindi 101 in totale. Faccio un cappio quindi e avvio 101 catenelle nel mio caso per arrivare a 42 centimetri. 2, 3, 4, 5, 37, 38, 39, 100, 101esima catenella. Io ho raggiunto il multiplo 25 più 1, quindi 100 multiplo di 25 più 1, ripeto amiche ed amici, una volta che anche voi raggiungete quei centimetri calcolando il multiplo, riprendete il filo e nella quarta catenella andate a fare un gruppo di 3 punti alti. Quindi 1, 2 e 3. Ok. Quindi salto 1, 2 catenelle e nella terza lavoro un secondo gruppo. E 3. Ok, mi raccomando durante questa primissima riga con queste catenelle non abbiate fretta, fate tutto piano piano perché è molto facile sbagliare e saltare qualche catenella e poi non vi tornano i punti alla fine. Poi dalla seconda riga in poi andate spediti, tranquilli, ma è importante essere molto concentrati durante la prima riga. Adesso prendiamo il filo di nuovo, saltiamo 1, 2 catenelle e nella terza catenella andiamo a lavorare un altro gruppo di 3 punti alti. 1, 2 e 3. Bene. Di nuovo saltiamo 2 catenelle e nella terza lavoriamo un gruppo di 3. 1, 2 e 3.
Bene, una volta lavorati 1, 2, 3, 4 gruppi, aggiungiamo 2 catenelle di separazione, 1, 2, e a partire dalla catenella successiva, senza saltare punti, andiamo a lavorare un gruppo di 3 punti alti. E qui si va a formare il primo angolo e iniziamo a dare la nostra forma a zig zag. 2 e 3. Ecco qui, quindi dovete avere lo stesso risultato. Da qui si riparte, prendete il filo, saltate 1-2 catenelle, nella terza andate a lavorare il secondo gruppo di 3. 1, 2, 3. Dico il secondo gruppo di 3 perché qui abbiamo le 2 catenelle, quindi abbiamo 4 gruppi, 2 catenelle, 2 gruppi dall'altra parte, riprendiamo il filo, saltiamo 1-2 catenelle e a partire dalla terza catenella vado a lavorare 1, 2, 3 punti alti. Ok, quindi ripetiamo 1, 2 e nella terza catenella andiamo a lavorare un gruppo di 3 punti alti, 2 e 3. Bene, visto che prima abbiamo lavorato l'angolo che va all'insù, mettiamola così, adesso dobbiamo andare a creare l'angolo che va all'ingiù e per farlo dobbiamo andare a saltare 5 catenelle. Intanto prendiamo il filo, saltiamo 1, 2, 3, 4, 5, a partire dalla sesta catenella andiamo a lavorare il primo gruppo di 3. ok, 1, 2, ok, e 3. Quindi saltiamo 2 catenelle e a partire dalla terza lavoriamo il secondo gruppo. 1, 2, 3. Saltiamo 1-2 catenelle e nella terza lavoriamo il terzo gruppo. 1, 2, 3. Poi saltiamo 1-2 catenelle, nella terza catenella lavoriamo di nuovo 3 punti alti nello stesso punto e qui ora dobbiamo andare a ripetere quello che abbiamo fatto prima all'inizio. Quindi le 2 catenelle e facciamo l'angolo all'insù. Prendiamo il filo e a partire dalla catenella successiva, senza saltare catenelle, lavoriamo i nostri gruppi di punti alti. Saltiamo 1 e 2, andiamo nel successivo 3. Uno, 2 e di nuovo un gruppo di 3. 1, 2, 3. E di nuovo saltiamo 2 punti, 1, 2 e nel terzo lavoriamo un gruppo di 3. E ora qui, fatti 1, 2, 3, 4 gruppi, dobbiamo ripetere l'angolo all'ingiù. Quindi saltiamo 5 catenelle e si riparte. Ve lo rimostro un'altra volta. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Nella sesta andate a fare il primo gruppo di 3. 1, 2 e 3. E questo è il primo gruppo di 4. Una volta lavorati gli altri 3 gruppi per un totale di 4, si ripete l'aumento e si ripete la diminuzione. Volendo ve lo posso mostrare anche nell'altro pannello che ho già realizzato. 1, 2, 3, 4 catenelle e di nuovo 4 gruppi e qui ho saltato 5 catenelle. 4 gruppi, aumento. 4 gruppi, diminuzione, comunque saltiamo 5 punti, è pur sempre una diminuzione, 4 gruppi, aumento con le catenelle di separazione, ta, 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 cioè è semplicissimo davvero. Quindi amiche ed amici, io non farò altro che ripetere questa sequenza finché non lavoro tutte le catenelle. Ci vediamo quasi alla fine, così vi mostro come completare la riga, perché anche lì è molto importante. Bene, ho terminato la prima riga, 1, 2, 3, 4 angoli all'insù, 1, 2,
3 angoli all'ingiù. Questo è il risultato che dovete ottenere anche voi. Al termine delle righe, una volta ripetuta tutta la sequenza che vi ho mostrato, quindi lavorati gli ultimi 4 gruppi, vi rimarranno 3 catenelle. 1, 2 e 3. Prendete il filo e nell'ultima andate a lavorare 2 punti alti. 1 e 2. Bene, terminata la prima riga, andiamo a lavorare la seconda. Questa seconda riga che adesso noi vediamo, dobbiamo ripeterla finché non raggiungiamo la lunghezza che vogliamo dare al nostro progetto. Memorizzatela bene, casomai se qualche passaggio non è stato chiaro, vi invito a ritornare indietro con il video e a rivedere la seconda riga, perché vi ripeto, la ripeteremo per tutte le righe successive, non voglio allungare troppo questo video tutorial. Per questa seconda riga e per tutte le successive inizieremo sempre con 2 punti alti nel primo punto alto. Il primo lo sostituisco con i 2 punti bassi. Bene. Casomai fai le 3 catenelle. Prendo il filo e sempre nel primo lavoro un altro punto alto per un totale di 2. Una volta fatto questo, prendiamo il filo e andiamo a lavorare il primo spazietto successivo al primo gruppo di 3. Quindi non qui, mi raccomando, ma nel secondo, e lo ripeteremo anche nelle righe successive. 1, 2, 3. Prendo il filo, lavoro il secondo spazio tra un gruppo e l'altro, 1, 2 e 3. lavoro lo spazio successivo, 1, 2, 3. prendiamo il filo e nelle 2 catenelle di separazione andiamo a ripetere l'aumento. Sia in questa riga che nelle successive, quando incontriamo le 2 catenelle di separazione, andiamo a lavorare un gruppo di 3 punti alti, 2 catenelle di separazione, più un altro gruppo di 3 punti alti nello stesso spazio. 1, 2 e 3. Molto semplice davvero. Una volta fatto questo, andiamo avanti e andiamo a lavorare i 3 gruppi successivi al momento. E poi vediamo come fare la diminuzione o comunque come mantenerla. Quindi primo gruppo di 3, dopo l'aumento, secondo gruppo di 3, terzo gruppo di 3. Benissimo, quando arriviamo a questo punto dobbiamo ignorare questo spazio e passare allo spazio successivo, al primo di 3, prima dell'aumento. Prendiamo il filo, questo spazio lo saltiamo e andiamo direttamente nel primo di 3 dell'altra parte. E quindi primo punto di 3. 1, 2 e 3. Come accentuiamo praticamente l'angolo all'ingiù. Quindi lavoriamo gli altri 2 spazi. 1, 2, 3. Ultimo spazio. 1, 2, 3. Lavoriamo l'angolo con l'aumento stavolta, visto che è all'insù. Quindi 3 punti alti, 2 catenelle di separazione e 3 punti alti. Tutti nello stesso spazio di 2 catenelle. 1, 2. 1, 2, 3. E quindi 1, 2 e 3. spazio successivo. 1, 2, 3. Abbiamo lavorato 3 gruppi, lavoriamo il quarto e poi diminuiamo o comunque manteniamo la diminuzione al di sotto. Direttamente da qui passo al gruppo successivo, ne salto uno centrale e voilà. 1, 2 e 3.
Bene, io a questo punto direi che è tutto abbastanza chiaro. Terminiamo la riga insieme e anche qui ci vediamo alla fine perché è molto importante che vi mostri come chiudere la riga. Bene, ho terminato la riga, vi faccio vedere intanto tutto il lavoro, non fa davvero una piega. Ho lavorato l'ultimo aumento, quindi ho 1, 2, 3, 4 gruppi. Terminiamo la riga andando a saltare il primo gruppo, vi ricordate le 3 catenelle iniziali, no? Ci inseriamo nella terza catenella, questo vale soltanto per questa seconda riga, nel senso che ci inseriamo nella catenella perché dalla riga successiva ci inseriamo direttamente nel punto alto che andiamo a realizzare, quindi lavoriamo 1 e 2 punti alti nella terza catenella. Da qui facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e come vi dicevo prima partiamo sempre con 2 punti alti nello stesso punto. Il primo lo sostituisco dai 2 punti bassi, 1, 2. Inizio a lavorare il primo gruppo a partire dallo spazio successivo, questo non lo conto né ad inizio che a fine riga, perché una volta che andiamo a lavorare 1, 2, 3, 4 spazi andiamo direttamente alla fine, aumento, gruppi di 3, manteniamo la diminuzione e ripetiamo. Poi come vi dicevo prima, quando terminiamo la riga numero 3 vi faccio vedere nel pannello che già ho avviato, 1, 2, terza riga, 1, 2, 3, 4 gruppi, come notate qui ho saltato questo spazio, sono andata direttamente a chiudere con 2 punti alti a fine riga. Inizieremo e termineremo sempre la riga allo stesso modo. Vi mostro anche qui 2 punti, 2 punti, 2 punti, 2 punti, insomma sempre 2 punti ad inizio e fine riga. Bene amiche ed amici, siamo arrivati al termine di questa prima parte. Prossima settimana, come vi dicevo all'inizio, ci sarà la seconda parte dove vi svelerò il progetto che sto realizzando adesso. Vediamo cosa ne esce fuori, però può essere pure che non faccio quello che mi sono prefissata, ma verrà fuori qualcosa di diverso, perché comunque l'uncinetto è questo, o comunque a me succede quasi sempre così. Parto per fare una cosa e poi va a finire che ne faccio un'altra, ma sono sicura che non sono l'unica, anche tu come me la stessa cosa. Nel frattempo fatemi sapere se trovate anche voi il punto di lavorazione Granny a zig zag facile e veloce come ve l'ho mostrato e dimmi anche cosa secondo te sto realizzando. Ti aspetto giù nei commenti. Se anche questo tutorial ti è piaciuto e ti è stato soprattutto utile, mi raccomando, supportami con un bel pollice all'insù, mettendo hype e condividendo questo contenuto perché può essere utile a tanti amici creativi e uncinettini. A questo punto vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia. Io a questo punto vi auguro sia un buon weekend che una buona Pasqua. Alla prossima, un bacino a tutti!